E benvenuti in questo nuovo video. Parola Leoni dopo questo Venezia-Modena 0-2, una partita che ha lasciato scorie, perché abbiamo un po' letto i vostri commenti che ci avete lasciato. Diciamo che più che altro avete approfondito il tema stanchezza fisica, mentale, e siete andati appunto molto profondi nell'approfondimento per l'appunto. E effettivamente abbiamo dovuto prendere due o tre commenti in più perché siete andati in diversi dritti al punto, molti non saranno a schermo, ma comunque vi abbiamo letti tutti, perché effettivamente il tema della stanchezza a questo punto qui può rivelarsi, ecco, più grave del previsto. Speriamo di no, però ieri insomma abbiamo avuto una piccola riprova che speriamo non diventi grossa, che non diventi la prima di una lunga serie, insomma, speriamo di no, davvero speriamo di no perché cioè, più dai vostri commenti che altro mi sento un attimo quasi terrorizzato Mh. perché non perché avete scritto cose sbagliate, anzi, perché boh, cioè, è possibile che speriamo di no, ma è possibile che sia l'inizio di un periodo di calo almeno fisico, non dico calo dei risultati, però che le prestazioni non siano più a livello, non saranno più a livello come lo sono state per gran parte di questo campionato, che tra l'altro sono quelle che ci hanno permesso di essere qui in questo posto di classifica in questo momento. Insomma, questo andiamo direttamente ai commenti, ma prima Prima di iniziare però vi ricordo come sempre di lasciare like, di iscrivervi e di lasciare anche like. mi raccomando. Prima di iniziare ti ricordiamo che questo video contiene interruzioni pubblicitarie. Se vuoi vederlo senza pubblicità e al contempo sostenerci, puoi abbonarti a solo 1,99 € diventando così un leone del canale. Con l'abbonamento potrai guardare tutti i video già pubblicati, oltre ovviamente ai nuovi video, senza interruzioni pubblicitarie, vedere il video pagella in esclusiva poche ore dopo la partita, essere protagonista nel video settimanale Parola ai Leoni. In descrizione trovi il link per abbonarti e la playlist con tutti i contenuti senza pubblicità. Andiamo a leggere subito Maureto Scarpa, nostro abbonato, quindi partiamo da lui. Grazie. Stanchi fisicamente e mentalmente, e sono già 2 o 3 partite che noto tale sofferenza fisica e mentale. Il turnover ci sta tutto, ma giocare con 2 prime punte è stata una mossa troppo azzardata. Avrei messo Casas che è più una seconda punta. Infatti nel secondo tempo, con un centrocampista in più, è cambiata la partita. Detto questo, se guardiamo le statistiche di fine partita, i numeri sono sempre gli stessi delle ultime 20 partite, con l'unica differenza che l'avversario, come il Frosinone, ha tirato di più in porta. Ma anche noi abbiamo avuto le nostre buone occasioni, ma eravamo molli. Adesso non iniziamo a fare i processi, la Bragata 2 novembre è tornata in vita sui social dopo una lunghissima assenza, questa squadra è forte, mettiamocelo chiaramente in testa, dobbiamo solo rimetterci in marcia, sempre comunque ovunque, forza Unione. Truria invece ha scritto: "Ragazzi, siamo in un momento discendente e non da oggi, ma da almeno 2, 3 partite, solo che le ultime volte il tutto è stato mascherato dalle vittorie. Questa squadra, per essere dov'è, ha speso tantissimo a livello fisico e soprattutto mentale ed ora arriva il conto da pagare. Sono diverse partite che siamo leggeri, impastati e poco lucidi, sbagliamo cose banali, facciamo scelte errate. Oggi Kike Perez, emblema di tutto questo, ha fatto errori continui che non si vedono nemmeno in Serie D. Bravo il Modena a non farci respirare, ma sono più i demeriti nostri che i meriti loro. Il primo gol preso è inspiegabile, infilati centralmente come un grissino nel tonno riomare. Bisogna reagire subito perché ora iniziano 2 mesi decisivi dove ci giochiamo il campionato. Testa alla prossima sperando che sia solo un momento di stanco dovuto alle partite ravvicinate e non l'inizio di una lunga fase calante. Penso che le armi per rialzarci subito ce le abbiamo, ma serve un click mentale immediato, Forza Unione. E chiudo con Zorro originale, che insomma va su questa linea, ma aggiunge possibili altri temi, ecco. Scrive: è da un mesetto che il Venezia tira il fiato e vince per episodi, vedasi Frosinone e non solo. Non cerchiamo scuse sulla quantità delle partite perché giocano anche gli altri. Il centrocampo è pochetto, nonché sono stati dipinti dei mostri giocatori mediocri, e quando non gira come con il Modena si vedono anche i limiti della difesa. In molte partite San Stankovic ha salvato il risultato. Occhio perché la vedo dura la promozione diretta. Il Frosinone e il Monza sono più complete del Venezia e se andiamo ai playoff la vedo nera. Quello che mi preoccupa non è la sconfitta in sé con il Modena e il modo di come il Venezia ha giocato. Ieri sera la benzina, grinta e la fortuna, che serve sempre, sono mancate, sembrava di essere tornati da ottobre 25. Scontri vinti 0, passaggi da oratorio, schemi prevedibili e giocatori fuori ruolo.
Il Venezia arriva da un periodo di grazia, tra bravura e fortuna è andato tutto bene, ma non dimenticatevi delle partite da smadonnamenti, dove Stroppa toppava la formazione, la testardaggine sul modulo ruoli e della non completezza della rosa che tutti speravano i rinforzi pesanti a gennaio 26, ma come sempre sono arrivate scommesse al buio. Mancano un centrocampista, un difensore e un attaccante che facciano veramente fare il salto di qualità. Quando va tutto bene ci si dimentica di tutto, poi arriva la doccia fredda che riporta tutti alla realtà delle cose. Vedo che più di qualche tifoso ha la memoria corta, per questo Venezia arrivare nelle prime 4 è un gran risultato. Dobbiamo essere realisti, poi se succede di andare in A direttamente, tanto di cappello. Sì, no, non sono tanto d'accordo su alcuni punti di Zorro, sul discorso fisico assolutamente sì, Sì, però non sono d'accordo cioè, non do grosse responsabilità nemmeno a Stroppa in questo momento qui. Ci sono delle cose che mi sono piaciute meno, ieri le ho anche dette. Per me insomma è un discorso di gusto, gli esterni li voglio in un certo modo, sì, quindi giocatori fuori ruolo, okay, Compagnoli, okay, tipo Compagnón lì non lo posso vedere, cioè 2 esterni che rientrano a me non piacciono perché secondo me stai un po', depotenziando le potenzialità appunto del 3-5-2, a me non piace, a me piacciono giocatori di gamba che possono andare sul fondo, però insomma noi a sinistra siamo anche abituati così, però preferivo una fascia in un modo e uno nell'altro. Comunque chiudendo 'sto discorso qua, sul discorso fisico, cioè noi abbiamo detto tanto ieri, voi avete aggiunto molto bene. Effettivamente è vero che da non è da ieri, sì. non è da ieri che si vede un calo. Poi i risultati sono arrivati, è vero, Sì, ma noi facendo le però pagelle comunque, da un paio di settimane abbiamo cominciato a dare voti sempre più bassi, perché effettivamente si vedeva anche che Perez e No, tutti un po', diversi, è quasi stanchi. sbagliato, certo, Sì, quasi sì, tutti in quasi realtà. tutti, infatti. I titolari di appunto quelli che giocano da agosto, no, ma ci sta in realtà, cioè non è una follia. Ci sta che calino, ma, qua vengo proprio al motivo per cui difendo Stroppa. Secondo me, cioè quando Zorro dice, attenzione perché Monza e Palermo secondo lui sono addirittura più forti sulla carta, se non ho letto male insomma, di noi. Posso starci, è una valutazione così arbitraria, non lo so, sono più forti loro, più forti noi sulla carta. Ma infatti secondo me il discorso non è quello e poi si collega per me al discorso fisico, ossia che siano più forti loro può essere, ma sulla carta di singoli parlo, ma il gioco migliore ce l'abbiamo noi per me. Esatto. E proprio perché manca secondo me un po' di lucidità, un po' di brillantezza, dicevamo ieri, se manca quella brillantezza lì, è difficile poi fare il gioco brillante che abbiamo fatto finora, che ci ha permesso di arrivare qua, di arrivare addirittura sopra Monza e Palermo. E per Sì, me un po' il segreto è quello, il segreto è proprio il gioco di Stroppa, che ci ha portato a sicuramente una squadra forte, ce l'avevamo, che se la gioca con Monza e Palermo, il Frosinone. poi gusti, per me è più forte quella, per me è più forte, siamo più forti noi sulla carta, vabbè, non mi interessa, ma questa forza è stata sicuramente elevata dal gioco di Stroppa, Esatto. che ci ha permesso di fare degli step in più rispetto a Monza-Palermo, sicuramente a livello di gioco e a livello di risultati punti anche, perché comunque nonostante la sconfitta di ieri siamo avanti noi, adesso bisogna capire un attimo, deve ancora giocare il Frosinone e il Monza stasera, vedremo. Però ecco, finora è stato così, per me il segreto è stato la Sì. qualità del gioco di Stroppa, poco da fare. Non che la squadra sia scarsa, ma ci ha permesso di fare uno step in più, un gradino in più. Sì, questa squadra è forte, cioè, anche quelli le persone che scrivono: adesso sono tutti scarsi e finalmente si vede la loro qualità, che sono tutti scarsi." Non è vero, cioè iniziamo subito dicendo che, cioè, la squadra è sempre quella che è forte, però manca quella forza mentale, forse quella lucidità, quella freschezza che c'era qualche mese fa. Cioè, siamo arrivati veramente a un punto in cui manca una cosa che è fondamentale nel, gioco di Stroppa, che è, la lucidità e l'energia. Un paio di settimane fa Stroppa ha detto che è la prima volta che gli capita di trovare una squadra così pronta a gennaio, quindi già così presto.
che riesce a fare tutto benissimo, i suoi schemi e tutto quanto, forse siamo riusciti a cioè Sopperire dici. i giocatori sono riusciti ad arrivare a un livello così alto troppo presto, a gennaio, a dicembre, e adesso sta mollando un po' prima del dovuto. Cioè, comunque a fine stagione si arriva stanchi, quello sempre. Chiaro. Forse effettivamente abbiamo anticipato un po' tutto, il riuscire a fare un gioco fatto bene, quello che vuole Stroppa. Bello, spumeggiante, sì. Esatto, e siamo riusciti a fare tutto troppo in anticipo ed effettivamente la stanchezza di fine stagione è arrivata troppo in anticipo. Può essere anche perché per arrivare a fare quel gioco lì cioè quel gioco lì probabilmente è molto dispendioso sicuramente, cioè è un pressing a tutto Mh, campo, appunto pressione sulla prima costruzione avversaria, su tutte robe che poi ti porti avanti, che ti permettono di arrivare al risultato se sei più forte insomma delle di tante rivali per nella B, sicuramente lo siamo. È un gioco che è dispendioso, però finora ha portato i suoi frutti assolutamente, non abbiam dubbi. Veniamo da, 8 vittorie di sì, fila, quindi non c'è il minimo dubbio, però adesso sì, ti do ragione, probabilmente si fa sentire quel dispendio lì, anche per arrivare a quel gioco bello che abbiam visto finora, i giocatori hanno speso. esatto. Almeno i giocatori titolari. Sì, E bisogna dire, cioè a livello di infortuni finora non è che abbiamo avuto tutta 'sto stillicidio di gente che saltava una, rientrava dopo. Pochi hanno avuto un infortunio, che ci ha, permesso di fare delle rotazioni dove abbiamo permesso, non so, di inserire gente che avevi comunque tra Duncan, Bohinen, e gente sempre che è entrata poco, entrava negli ultimi minuti, ma non per grosse necessità, perché quello si era fatto male, la squadra non girava, per fargli far minuti, per far riposare più che altro titolare, ma di fatto noi da tantissimo tempo che facciam giocare sempre gli stessi, parliamoci chiaro. eh sì, E adesso, si fa sentire questo. Però capisco Stropp nel mettere sempre gli 11, anche sì. vista la partita di ieri. Esatto, perché si fida di loro principalmente, Esatto. giustamente, però comunque, anche quelli che stanno in panchina, dovrebbero dare qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo visto, tipo Compagnon, per esempio. Comunque, sono dei giocatori, cioè a livello più o meno, cioè sicuramente non sono allo stesso livello dei titolari perché comunque non giocano così tanto, però, anche Stroppa gli ha chiesto di dare qualcosa in più nella conferenza pre-partita. No, questo secondo me comunque è il discorso sul calo fisico. È vero anche che non si vede solo da ieri. Cioè, parliamoci chiaro, già nella partita contro il Frosinone, se ci pensate, poi l'abbiamo vinta, è stata una partita importante, l'abbiamo vinta, però non è che abbiamo fatto la partita più brillante del campionato, questo sicuramente. Per carità, l'avversario era davvero tanta roba, come lo era ieri il Modena, che comunque è una squadra di tutto rispetto e che ci ha messo in grossissima difficoltà, anzi, non ci abbiamo quasi capito niente. Però, cioè, si vede effettivamente da 2 o 3 partite che la squadra non gira come girava prima. Ecco, un po' questo è il discorso. Per me perché il discorso fisico, connesso al gioco conta tanto, ossia per fare 'sto gioco qua, di qualità serve lucidità, serve freschezza, e e se manca son problemi. Però allo stesso tempo capisco che manchino i titolari perché sono gli stessi che Mh. giocano da mesi, 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 mesi e hanno fatto molto bene fino a qua. Quindi non riesco neanche a massacrarli, no, non è giusto. Però adesso, cioè il conto bisogna pagarlo, ecco. Cioè, quello che voglio capire e voglio sperare è che non ci portiamo avanti 'sta stanchezza qui, che sia solo un momento appunto, di stanchezza, che già alla prossima vediamo, un po' di più lucidità. Per me, non vedremo più quella lucidità che abbiamo avuto, quella brillantezza che abbiamo avuto, per lunghissimi tratti, tutta quella striscia di vittorie e comunque di risultati positivi che ci hanno portati a essere primi, non so se la rivedremo. A me interessa vincere comunque, nel senso anche di un gol, vincere a 0-1, partite un po' più sporche, va bene lo stesso, ehm, perché ci sta in questo momento qui, se devi gestire un po' le energie, non possiamo più secondo me aspettarci prestazioni, debordanti, chissà cosa. Mi accontento veramente
di vincere, punto. Come, a questo punto non mi interessa, perché se il discorso è gestire le energie, capire se ne abbiamo, vedere a sto punto anche nelle riserve, perché comunque andranno inserite più di qualcuno a questo punto andrà inserito. Sì, e Eh, se le riserve non riescono a fare questo gioco, basta semplicemente cercare di non fare il gioco di stroppa, ovviamente, perché è stancante, ci vuole qualità è e difficile non però. tutti quelli che stanno in panchina c'hanno la qualità per poterlo fare. Secondo me dovrebbero stare un attimo più attenti e un po' Abbassarsi un po' di più più, dici? esatto, stare più nel conta solo il risultato e non conta più la prestazione, come col Frosinone. No, ma sicuramente è un discorso che se dice a stroppa ti spernacchia, cioè anche a Certo, me, perché ti dice il risultato arriva con la prestazione. Non dico di non farla, dico di essere un attimo un po' più cauti, col Frosinone è arrivato il di risultato. abbassarsi quando non ne abbiamo, cioè di fronte a una partita così, anche come quella di ieri, una strategia possibile, la butto lì, non sarebbe stato folle, per esempio, partire un po' più bassi. No, cioè tanto non l'abbiamo mai fatto praticamente, quasi mai. Ma Ehm, semplicemente perché non Era ce quasi l'hanno più. strategico, vista la Sì, gestio no, no, ma vista la gestione dell'energia, non perché è una scelta che, a gusto tattico, proprio perché non ne hai in questo momento, dire: "Gestisco un attimo, quasi sorprendo l'avversario gestendo un po' le energie, mi abbasso un attimo e cerco di andare a fargli male in ripartenza." Una cosa che l'avversario non si aspetta, che gli lasci il campo e non gli fai pressione, quindi gestisci e poi per tornare successivamente a fare il gioco che sai fare. Questo per 1 o 2 partite, se è quello che manca. Anche avendo tra l'altro in campo, diversi non titolari, non tutti, però diversi c'erano e quindi riesci a gestirti un po' così. È un'idea, la butto lì. Potrebbe essere fatto anche nelle prossime partite. Non dico tante, ma le giuste per poter un attimo dai un po' di riprendere aria, fiato. sì, Eh. farli riposare un attimo. Andiamo sul discorso proprio dei cambi che effettivamente, in diversi avete riportato, perché è vero, cioè conta anche questo, perché effettivamente ieri più di qualcuno che non gioca di solito ha deluso. Lucio Vettore ha scritto: "Deluso dai cambi, tutti. Si parla tanto di rosa lunga e competitiva, ma se quando fai un minimo di turnover non trovi nulla da chi gioca meno, il problema è più serio di quello che sembra." Poi va analizzato il fatto che a loro bastava lanciare lungo e puntualmente rischiavi. Prendere 2 gol in 3 minuti, regolandoli in quel modo, è preoccupante. Scossa mai pervenuta. Ottenev invece scrive: "Hai detto bene, Cotti, può succedere, ma la rosa non doveva coprire la stanchezza della prima squadra?" Eh, Bella domanda, cioè grossissima domanda, è difficile rispondere, nel senso che, cioè la rosa di fatto numericamente adesso è lunga, nessuno credo possa dire nulla, però bisogna vedere a livello qualitativo a questo punto, cioè perché vedendo quelli che han giocato ieri non riesco praticamente cioè veramente a salvarne nessuno. Tra mh, Lauberbach, non so, Korac, direi di no, Pietrelli lasciamo stare, Lauberbach l'abbiam detto. Franic, Sì, no, esatto, però almeno lui come se l'è fatta un po' di partite sì, così. Cioè, ecco, Sverko comunque ha avuto, piccoli infortuni in sì, questa stagione, sì, anche è l'unico all'inizio giocava forse. lui, quindi ecco, lui è un paratitolare, non so come dire. Duncan, cioè, non è che siano entrati benissimo, è da capire Sì, è effettiv difficile entrare in una partita in cui stai perdendo di per 2, carità, per 2 carità. gol subiti, quindi comunque devi dare ancora di più di quello che dovresti dare di solito e questo non l'abbiamo visto, assolutamente. Cioè, per me il discorso è capire se a livello qualitativo possono, dare un ricambio buono ai titolari, perché finora veramente hanno fatto uno sforzo immane i titolari e lasciando in panchina tanti a un po' a prender freddo, Mh. onestamente parlando. Adesso però per me è il momento di fare questo ricambio, almeno in dei ruoli devono farsi vedere un po' di più le riserve, cioè devono accelerare il ritmo, devono dar di più. Per forza di cose, adesso non è più, una questione di voglio vederli, vediamo come sono, diamogli 20 minuti. No, qua c'è da alzare il livello perché
tanti titolari in questo momento qui non ne hanno e almeno a partita in corso per più minuti però rispetto a prima devono dare. Prestazioni come quelle del compagno ieri mi fanno piangere, ma Mh-mh. non solo la sua, cioè per carità di Dio. Sai, qualcuno tirava fuori la mancanza di Yeboah, sostituito da Lauerbach, cambia tanto, cioè cambia davvero tanto, anche in prestazioni che non erano state super positive ultimamente Di di Yeboah. Yeboah, però guardate quanto, non so se per lui, per la statura posso dire peso, però quanto peso offensivo quanto Sì, peso offensivo ha, quanta importanza ha, perché comunque anche la sola presenza, secondo me, incute timore nelle difese avversarie. è E... imprevedibile lui, Esatto, cioè, ti dà delle idee è che non ti dà impossibile. nessun altro, perché giustamente è l'unico che salta l'uomo, almeno ultimamente non No, riusciva a fare sì, neanche quello, sì, è cioè vero. stava anche lui calando effettivamente come tutti quanti. Però lui ha quei momenti che sai che potrebbe darti qualcosa in più, Certo. anche rispetto all'Auerbach che l'abbiamo No, ne visto ha, ma non, malissimo. non è perché è sbagliato Lauerbach, non è la sua Esatto. caratteristica, non può farlo. Ti dà altro, per carità, ti dà presenza fisica, statura, però ieri poca roba, per non dire altro. Ovviamente in un sistema che ieri non funzionava, quindi avrebbe fatto male davvero, penso chiunque, Sì, ecco. esa E questo è un fatto. Però ecco, c'è da capire veramente anche Yeboah a questo punto, quando tornerà, perché anche la sola presenza, secondo me, permette alla squadra di girare in modo diverso, perché anche magari in manovra ti permette di dialogare in maniera diversa, le difese hanno un'altra attenzione, si permettono di fare meno, non so, meno incursioni offensive dalle nostre parti, perché appunto c'è Yeboah e anche nella partita no, comunque è un giocatore da attenzionare. Quindi secondo me è un po' questo il discorso che bisogna fare in questo momento qui. È la nostra idea, fateci sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Grazie per i commenti perché ci hanno permesso di ragionare, potevamo star qua anche molto di più, però dopo veramente diventa un video infinito. Quindi vi ringraziamo tutti, vi ricordo ovviamente in chiusura di lasciare like, di iscrivervi se non siete già iscritti, di commentare appunto dicendo la vostra e di lasciare hype così il video va su. È sempre Forza è Venezia. sempre Forza Unione.